Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo e questo è il mio canalino, non canalino, canalino, e questo è il mio furgone, Arranco. E oggi, per chi dovesse fare lo stesso lavoro che sto facendo io, questo video potrebbe essere d'aiuto. Dunque, oggi cambieremo questa, non si capisce, un attimo che l'apro, che è praticamente una crociera. Questa qui è situata all'uscita del cambio dove c'è l'albero di trasmissione, e questo qui serve per dare libertà di movimento all'albero di trasmissione. Non essendo rettilineo il percorso che va dal cambio al differenziale posteriore, c'è bisogno di uno snodo, e questo qui da me è finito. Adesso ho preso questo qui, made in Italy, incredibile. Vediamo se andrà bene e procediamo con questa operazione. Innanzitutto ho messo delle pedane. Mi raccomando, quando mettete delle pedane, oltre che tirare il freno a mano, mettete anche un cuneo nell'altro senso per evitare che il furgone accidentalmente vada in avanti. Metti per qualche strano motivo, si smanetta sulla trasmissione, succede qualcosa, almeno sta fermo. Allora adesso buttiamoci sotto e iniziamo a scollegare l'albero di trasmissione dal cambio. Ovviamente che magari poi vi dimenticate, se volete già mettere un like oppure un hype sarebbe fantastico per darmi una mano con il canale. Ovviamente l'hype se nella prima settimana, se no poi non c'è più. Avanti. Praticamente dovrò sfilare questo qui, metterlo per terra e poi lavorare direttamente su questa zona qui. Dovrò smontare anche questo giunto qui per arrivare ad avere per terra la trasmissione, se no è praticamente impossibile. Ok, dai, allora smontiamo tutto e poi ci vediamo quando ho tutto in mano, perché poi qua ogni furgone avrà la sua metodologia di smontaggio, sempre molto simile da uno all'altro, ma comunque diverso. In pratica si è formato questo gioco qua. Qua ho già mollato e adesso si molla anche qua dietro sul differenziale, in modo che poi mi rimane in mano l'albero. Eccolo qua, è venuto giù. Adesso lo sfilo dal davanti e lo tiriamo fuori. Adesso dovrò sostituire questa crociera qua, sperando che quella che ho preso vada bene. Adesso vediamo se riusciamo a tirare via questa qua. Volata. Una volta tolti i Siger o le G o come volete chiamarle, bisognerà battere in modo da far uscire questo pezzo qui praticamente da qua, in modo da avere il gioco per poter togliere tutto il pezzo. Mettiamo una bella bussola qua sotto, una bussoletta più piccola, buttiamo fuori. Bisogna usare una bussola più corposa. Ancora non viene via, quindi battiamo ancora un pochettino. Adesso dovrei riuscire a toglierla. Ok, con un po' di leva adesso questo è venuto via. A questo punto lo ributtiamo dall'altra. Questo è anche uscito di qua. Ok, bene, adesso abbiamo staccato finalmente questo pezzo di crociera qui. Adesso non faccio altro che buttare fuori questo cilindretto qui dalla parte opposta, e di qua è uscito questo qua che è tutto rotto. Adesso bisogna smontare questo, stessa procedura praticamente di quell'altro, non ve la faccio vedere e così posso dire parolacce in tranquillità. Bene, smonto. A few moments later. Direi che era proprio finita, non c'era più niente qua. Bene, meno male che adesso c'è quella nuova e adesso do una pulita anche a questo e così poi rimonto tutto. Ok, adesso tutto bello pulito e si va a rimontare. È anche leggero. Allora, stesso procedimento, praticamente si infila una boccola, mettiamo la crociera, mettiamo anche l'altra boccola, stringiamo tutto quanto insieme e dovremmo essere già a buon punto. Bene, adesso utilizziamo questa morsa così un po' agricola. Allora, bisogna fare attenzione a non battere perché all'interno ci sono dei rullini. Questi rullini sono solo appoggiati, per cui se voi battete questi qua si perdono, si scompongono e la cosa poi non funziona più. Vi sto facendo vedere questo sistema che chiunque può mettersi a fare in cortile
o in garage, insomma, senza tanta attrezzatura. L'importante è partire dritti. Vediamo se riusciamo ancora a inserirla dentro. Ok, bene. Sono partito male con questo, allora questo qui diciamo che lo togliamo e facciamo uno alla volta. Adesso inseriamo quest'altro di qua, anche una sporcatina di grasso. È un po' più dura del previsto, però sta andando. E ho messo un po' di grasso perché mi sono già usciti i rullini un paio di volte, allora adesso ho deciso di metterci del grasso e vediamo se stanno al loro posto. Va quasi a mano. Ok, è andato. I rullini sono tutti al loro posto, molto bene. Adesso è il momento di questo, poi facciamo così e lo mettiamo qua dentro. Adesso è il momento di questo di qua, e anche questo dovrebbe entrare quasi a mano. Diamogli un aiuto con la morsa. Adesso, come vedete, qua è pari, ma in realtà devo andare ancora più in dentro, perché adesso semplicemente metterò qui una piccola boccola e spingo dentro. Si può usare anche un semplice dadino. Si applica qua e si stringe ancora la morsa. Bene, una volta infilato dentro si deve lasciare lo spazio per poter mettere il primo seger e poi si batterà per avere lo spazio per metterlo anche da questa e il pezzo è automaticamente centrato. Bene, agisco e poi vi faccio vedere. Un po' di pazienza, attenzione che non salti via, mi raccomando, che lo trovate in Giappone. Ecco, una volta messo adesso spingo dalla parte opposta e l'appoggio proprio al seger, alla fine della calotta. Però batto sul legno. Ok, bene, adesso proviamo il secondo e speriamo di non aver sorprese. Perfetto, è andato su perfetto da una parte e dall'altra, e questo qui adesso è nella sua naturale situazione. Siccome poi è appoggiato di qua e appoggiato di qua, anzi di qua del vero c'è ancora un micro spessore, per cui gli do un colpetto qua. Comunque così è centrato. Bene, allora fatto questo, adesso bisogna inserirlo qua dentro e il gioco è finito. Bene, adesso allora preparo le calotte qua e poi stringo tutto e poi batto e poi metto. Adesso per inserire queste boccole qua dentro cambieremo metodo, cambieremo metodo, né? E adesso vi faccio vedere che Sandro col phon scalderà questa parte qua, praticamente a una temperatura sufficiente che si dilata quello che basta per far entrare agevolmente queste boccole. Bene, adesso vai, scaldiamo. $2,000 years later. Adesso vediamo. Sta meglio? Decisamente meglio. Non mi spero.
Ok, bene, adesso siamo a buon punto, abbiamo leggermente inserito dentro sia di qua che di qua la boccola adesso, e adesso possiamo agire col martello e non c'è più pericolo che i rullini si mettano male, perché ormai sono praticamente già tutti in posizione. Ok, bene, adesso torniamo in azione col martello. Bene, è andato non senza parolacce, però con il phon è stato un bel aiuto. Adesso montiamo su tutto quanto, dopo che ho montato il cardano li metterò su anche l'ingrassatore, perché non vorrei rovinarlo prima, e vediamo se funziona. La cosa che mi piace però è che riesco a farti fare le scale almeno una volta. L'hai detto. Bilanciato su... No, c'ha due bulloni vicini e due sai, però due misure diverse di distanze. Ok, vado. Qua sto andando a tatto e basta. Montaggio braille. Ok. Ok. E adesso l'ingrassatore va in questo posto qui. Credo che sarà anche con una chiave da 7 se non da 6. Agiamo, prendo anche l'ingrassatore senza dire troppe parolacce. Non ce la farò mai. Dai quella pinza Becky, quella pinza che abbiamo usato prima per le G. Bene montato l'ingrassatore, adesso usiamo l'ingrassatrice. Adesso gli diamo una bella ingrassata. Ah, già è uscito. È uscito? Sì, sì. Basta. Dagli o-ring? Sì, lo vedo da qua. Bene, non sono sicuro di essere riuscito a fare la cosa giusta, pertanto adesso muovo un po' il furgone e proverò in un'altra posizione. Intanto usciamo da qua sotto. Molto bene, la trasmissione è stata rimessa e adesso si fa un test e vediamo cosa succede. Dovrebbe essere a posto, ma comunque vediamo cosa succede. Vediamo se fa ancora rumori strani. Oh. Voi non lo sentite, ma è veramente silenzioso. E forse sentite un po' il rumore amplificato del motore, ma sicuramente non è così alto qua dentro il casino. È silenziosissimo. Silenzioso, molto bene. Ottimo. Dunque, sembra che ce l'abbiamo fatta. Adesso finalmente Arranco ha di nuovo una crociera nuova. Devo dire che non durerà su molto questa trasmissione, perché poi ci saranno delle grasse modifiche proprio a tutta la trasmissione del furgone. Comunque per adesso funziona, devo usarlo ancora un pochino in questa configurazione, pertanto va bene così. Allora, non mi resta che dirvi che se anche questo video vi è piaciuto, di lasciare un bel like, condividete con gente che ha bisogno di fare questa roba qui, e se poi volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Il pulsante dovrebbe essere qua sotto, è molto facile, è gratuito, e poi magari riuscireste a rimanere informati anche sui prossimi video. Pertanto, da me, Arranco, la nuova trasmissione è tutto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!